Io sono italiana, doc, quindi adoro girare per l'Italia. Con la Puglia ho sempre avuto questo rapporto speciale perché mi sento super amata qua e devo dire che i pugliesi sono super fieri della loro terra, della loro tradizione e girare in questi giorni è stato veramente emozionante ed è bellissimo vedere comunque quali sono state tutte le fonti di ispirazione per la sfilata che poi vedremo di Maria Grazia. Taranto ha due mari e i due mari in qualche modo rappresentano i due mondi di cui Taranto è il ponte, cioè l'Oriente e l'Occidente. Ora, noi siamo nel cuore del Martà, che è il museo archeologico di Taranto, e Taras ha una storia antichissima, come ti ho detto, viene fondata nell'VIII secolo da una colonia spartana e inizia a crescere in importanza fino a diventare la città magno-greca più importante del sud Italia. Diventa esperta in tutta una serie di attività che poi la faranno celebre in tutto il mondo, come per esempio l'arte dell'oreficeria. Andare a Taranto e scoprire che il Made in Italy, l'artigianato Made in Italy è nato circa 2400 anni fa è stato impressionante e veramente vedere l'artigianalità con cui sono stati fatti determinati orecchini e gioielli è pazzesco veramente. Benvenuta a Galatina. Prego. Santa Caterina è innanzitutto una santa molto rispettata e conosciuta sia nel mondo occidentale sia nel mondo orientale. È tra l'altro protettrice delle sarte. Raimondello inizierà la costruzione di questa chiesa, ma sarà la moglie, Maria Enghien, che poi farà proseguire gli affreschi chiamando soprattutto maestranze napoletane. Ma non è che era Verragni? Sì! La banda è stata super emozionante, poi era bellissimo che erano quasi tutti ragazzi giovani, quindi che mi conoscevano benissimo, vedevo l'entusiasmo nei loro occhi. Non avevo mai assistito a una banda così dal vivo, che comunque suonasse per me e è stato bellissimo, mi sentivo parte di un gruppo. Benvenuta a Santo Stefano. Chiara Calibertomeni, sì, cantina di Spirituale Salentina. Chiara, ti presento Francesco Giannacchi. È una delle poche persone, l'unica che conosco, a sapere ancora parlare greco. È straordinario pensare che esista ancora un'isola, appunto, ellenofona, no? Grecofona nel mezzo dell'Italia, che ci porta indietro a una storia straordinaria. La parte, appunto, più a sud della Puglia, cioè il Salento, è stata una parte d'Italia che non ha subito la dominazione longobarda e quindi in cui il dominio bizantino è rimasto ben saldo. Penso che è una qualità che abbiamo noi italiani e che sappiamo dare valore al nostro passato e alle nostre tradizioni. È stato super interessante in questi giorni scoprire quanto nel Salento l'anima orientale conviva con l'anima occidentale di questa zona. È stato bellissimo vedere quanta influenza greca ci sia stata, che si fondeva col mondo latino, vedere comunque il mondo bizantino ancora presente, come abbiamo visto in questo ragazzo che parla il greco, questa lingua antica. È bellissimo sapere che comunque le tradizioni per noi sono così forti e vivono ancora in quest'epoca moderna. Ho trovato molto bello che Maria Grazia abbia voluto far fondere il mondo del savoir-faire francese con il mondo dell'artigianalità italiana in questo progetto, appunto di Ori in Puglia, nel Salento, rispettando tutte le tradizioni salentine che vedremo in questo show. Ed ecco Santa Croce. Questo è davvero una storia ricamata su pietra, perché benché si chiami barocco, in realtà non ha molta familiarità col barocco romano, per esempio, col barocco del nord Italia.
Da italiana penso che in questo momento in cui ho visitato, sto cercando di visitare l'Italia per farla vedere tantissimo anche a chi mi segue, ciò che mi affascina sempre di più scopro il mio paese, che è veramente come se fossero tanti piccoli stati, tutti con le proprie tradizioni diverse, il paesaggio completamente diverso. È veramente interessante perché siamo tutti parte dello stesso paese, ma siamo tutti molto diversi.